L'Annunciazione di Beato Angelico, conservata nel Museo del Prado, di cui vi ho parlato in un precedente video, è una pala d'altare destinata alla chiesa del convento di San Domenico a Fiesole in Toscana, nel quale Fra Angelico viveva. Alla base della pala c'è una predella nella quale in 5 piccole scene Fra Angelico ha narrato i fatti salienti della storia della Vergine. E lo ha fatto mettendo a frutto tutta la sua straordinaria abilità di miniaturista. Dobbiamo infatti considerare che ogni riquadro che stiamo per vedere misura soltanto 18 cm x 30. Si tratta di scene della vita della Vergine che non sono narrate nei Vangeli canonici ma negli apocrifi ed anche nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine, cui l'arte sacra ha sempre attinto a piene mani. La narrazione inizia nel primo riquadro a sinistra, in cui Fra Angelico raffigura 2 scene, la nascita e lo sposalizio della Vergine. Sulla sinistra, in una piccola stanza, Sant'Anna, distesa sul letto, guarda le levatrici, che hanno evidentemente già fatto il bagnetto alla neonata Maria e l'hanno avvolta in fasce. Sorprendente è la ricchezza dei minuscoli dettagli delle vesti e dei copricapi o il particolare dell'elegante pettinatura della ragazza di spalle che tiene in braccio la neonata e la solleva in alto come per porgerla alla madre Anna, ma anche come per presentarla a noi tutti come la nostra speranza. Non per nulla la fanciulla è vestita di verde e la scena doveva trovarsi proprio sotto quella del peccato originale rappresentato nella pala che la sormontava. Guardiamo ora i volti che, seppure minuscoli, misurano in media 1,5 cm, sono di straordinario dettaglio. Si nota l'espressione pensosa di Anna, quasi presagio dei 7 dolori che quella figlia dovrà patire. Ed ancora il particolare delicato dei pomelli rosei di Anna e la somiglianza con la figlioletta Maria, i cui occhi sono rivolti verso la scena seguente, quella delle sue nozze. Maria era stata cresciuta nel Tempio di Gerusalemme. Al compimento del suo 14° anno, come narra la leggenda aurea, il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, secondo la legge di Mosè, convocò i discendenti celibi della stirpe di Davide per maritarla. Ciascuno dei giovani avrebbe portato una verga e il prescelto sarebbe stato colui la cui verga fosse fiorita. E a fiorire fu la verga di Giuseppe. Lo vediamo bene nel dipinto di Fra Angelico, in cui un bel ramo fiorito si staglia sull'aureola di Giuseppe che sta per sposare Maria. La scena si svolge su un pierato fiorito, che allude all'Hortus Conclusus, simbolo della verginità di Maria. Sullo sfondo una chiesa con un'architettura fiorentina tipica dell'epoca di Fra Angelico, che attualizza tutto quanto sta accadendo, riportandolo al presente dell'artista. Curiosa è la rappresentazione degli altri giovani, la cui delusione per non essere stati loro i prescelti viene espressa con le espressioni dei volti o con i loro gesti. Si va dalla rabbia al semplice disappunto all'invidia. Appena dietro Giuseppe vediamo un giovane vestito di giallo, il colore dell'invidia, che ha i pugni serrati e sollevati e lo sguardo truce rivolto verso il prescelto. Lo segue un altro uomo biondo, anche lui con i pugni serrati ad esprimere il suo disappunto, ma è uno che sa dominarsi, come ci dice il suo volto, dall'espressione mite. Non si domina invece il giovane che lo segue, quello con la veste violacea, che con il gesto di spezzare la sua verga, non fiorita, sul suo stesso ginocchio, esprime tutta la sua incontenibile rabbia. In pochi centimetri, Fra Angelico riesce a dipingere le varie sfumature di un animo deluso. Serafici sono i volti di Maria e Giuseppe, i cui sguardi sembrano incontrarsi amorevolmente. Sono i prescelti per la grande storia che il Signore ha preparato per loro e per l'umanità intera. Il bambino, figlio dell'Altissimo, sta per venire al mondo. Maria riceve l'annuncio dell'angelo, sopra raffigurato nella grande pala, e dovrà dirlo a Giuseppe, con cui ancora non è andata a vivere. Ma prima corre dalla cugina Elisabetta, che l'angelo le ha detto essere anche lei miracolosamente in attesa di un figlio, seppure in tarda età. Ed ecco le 2 donne che si incontrano,
e Fra Angelico ci mostra l'età avanzata di Elisabetta dipingendole delle rughette intorno agli occhi. Ed ecco il bambino nella terza scena, adorato dai magi. In alto ci sono gli angeli del cielo, i cherubini, dalle vesti azzurre, e la stella che ha guidato i magi sino alla stalla. Sulla montagna ci sono dei pastori. Uno è in piedi e pare fare un gesto per ripararsi dalla potente luce che lo sta investendo. L'altro è disteso e protende una mano verso l'alto. Erano lì a vegliare nella notte le loro greggi e infatti intorno si vedono animali al pascolo quando vengono investiti da un insolito bagliore. Un angelo che porta il mirabile annuncio proprio agli umili pastori. A loro il privilegio di adorare per primi il bambino e di portare i loro poveri doni. Ma ora è il turno dei magi, dei re della terra, che arrivano con oro, incenso e mirra. Doni preziosi, che però restano deposti a terra ai piedi del bambino, insieme alla corona del maggio inginocchiato. Di fronte a quel bambino, a nulla valgono le ricchezze e i titoli terreni. Quel bambino già impone una scelta. Lo si può riconoscere come stanno facendo i due uomini che si sono tolti i loro copricapi in segno di omaggio, o restare indifferenti, come i due personaggi sulla sinistra. L'ultimo a sinistra, vestito di rosso, che pare rimanere affaccendato nelle sue cose, o quello con il cappello a punta di colore azzurro, che pare dissertare sulle proprie teorie. Il bambino è colto nella sua umanità. Sembra aggrapparsi alla veste della mamma e ritrarsi con l'altra manina, mentre quello sconosciuto gli sta toccando un piedino. Maria ha lo sguardo pensoso, tipico di colei che, come scrive l'Evangelista Luca, meditava tutte quelle cose nel suo cuore. Segue la scena della presentazione al Tempio, anch'essa riportata nel presente, inserita in un tempio dall'architettura circolare, simbolo di divinità. L'ambientazione è quella della Firenze dell'epoca. Fra Angelico dipinge nel palazzo di destra addirittura i ganci per attaccare i cavalli e nelle finestre del piano superiore i supporti per posare le tende o appendere gli stendardi nei giorni di festa. Sulla sinistra, nel tempio, Giuseppe che porta nel cestino la sua offerta. Due coppie di volatili, certamente due colombe e due uccelli di colore più scuro, forse due tortore, per riscattare il figlio maschio primogenito e per la purificazione di Maria. Ma il dono vero e prezioso è quel bambino che Maria offre con il suo gesto eloquente. Quel bambino che l'anziano Simeone ha già riconosciuto come l'atteso Messia e verso il quale tende le mani per accoglierlo tra le sue braccia. Nell'ultimo riquadro, Fra Angelico chiude la narrazione della storia della Vergine iniziata con la sua nascita, dipingendo il momento della sua morte, la dormizione, il transito. Tutti gli apostoli vengono miracolosamente convocati e fanno rientro da tutte le parti del mondo in cui si trovavano a portare la buona novella, per presenziare all'importante evento. Sono riuniti intorno al letto della Vergine, ma dal numero delle aureole capiamo che non sono accorsi solo loro, ma che ci sono anche angeli e santi. E c'è soprattutto il Figlio, con l'aureola a croce signata, disceso dal cielo. Occupa il centro della scena, tiene tra le sue braccia la nimula della madre, una piccola bambina, pensate che misura solo 2 centimetri, vestita di bianco ed oro ad indicare la sua purezza immacolata, pronta per andare in paradiso con il figlio. E gli angeli, di cui lei è regina, sono lì ad attenderla, disposti come in corteo ai lati della via che conduce all'eternità.